È sul mercato da quasi 3 anni in questa quarta serie, quindi molti di voi la conoscono già, però secondo me questa Seat Leon, tanto più in questo allestimento FR più sportivo, continua ad avere una linea accattivante e giovane. Adesso la scopriamo insieme su Terzo Garage. Allora, su questa Seat Leon FR, che è l'allestimento un po' più sportivo, qui abbiamo la motorizzazione 1500 turbo benzina 4 cilindri da 131 cavalli, 200 Nm. Forse la coppia sembra poca, però in realtà, visto anche che la macchina non è così pesante, sono 1200 kg, devo dire che l'auto risponde bene anche quando viene chiamata. Merito, secondo me, di questo cambio, che è intanto davvero molto facile da raggiungere, perché secondo me è piazzato nel modo giusto, è molto facile anche per me addirittura pilotarlo senza quasi togliere il gomito dal poggiabraccio, e poi ha gli innesti molto corti, veloci e precisi, e quindi consente di dosare bene proprio il motore, diciamo. Lo scatto 0 a 100 viene completato in 9,4 secondi, ma siccome nel breve la macchina scatta davvero bene, sembra di metterci anche meno. L'insonorizzazione è buona e anche quando entra in abitacolo il suono del motore è piacevole, questo 4 cilindri ha un bel sound. Grazie alla concessionaria Auto Fossano per aver prestato questa Seat Leon FR a Terzo Garage. Se vogliamo anche magari provare a divertirci un po' in qualche curva, queste non sono assolutamente come dire, impegnative, però fanno capire come la macchina abbia un buon assetto, che non è così duro, così rigido, però davvero offre buone sensazioni. È un po' più sportiveggiante, l'abbiamo detto, non è una supercar, però devo dire che consente già di divertirsi. A rendere piacevole la guida è anche la disposizione proprio degli elementi principali: cruscotto, volante, cambio, pedaliera, generano, come dire, una linea naturale che permette davvero di trovare immediatamente la posizione migliore. Anche la luminosità è davvero buona, ampio il parabrezza, i montanti non danno così fastidio anche perché sono abbastanza inclinati e quindi anche nelle curve lasciano libera la visuale. I consumi, quelli dichiarati medi, sono 5,6 litri per 100 km, quindi intorno ai 18. Diciamo che siamo abbastanza lì, senza fare troppa attenzione si sta tranquillamente sui 16 km al litro. La plancia è molto lineare, direi minimal, a me piace perché io non amo troppi arzigogolamenti, chiamiamoli, e offre davvero un bel colpo d'occhio. I materiali sono di una plastica piuttosto rigida, ma comunque hanno un buon assemblaggio, e quindi questo trasmette comunque un'idea di qualità totale buona dell'auto. Anche il disegno dei sedili un po' più sportivo con queste alette contenitive contribuisce sia a dare comfort alla guida sia a dare grinta agli interni, grazie anche a queste cuciture colorate che possiamo vedere qui. Anche salire dietro è comodo. Qui abbiamo spazio davvero in abbondanza sia per la testa, nonostante la linea piuttosto spiovente, sia per le ginocchia, con il sedile anteriore regolato sulla mia altezza di 1,90 m. Il bagagliaio offre 380 litri di capacità, comoda la botola centrale per gli sci,
qui abbiamo dei ganci di plastica per le borse e anche per fermare magari altri carichi attaccando a questi supporti una rete. I passeggeri sul sedile posteriore hanno anche le bocchette del clima e la possibilità di regolare la temperatura, perché di fatto questo è un climatizzatore trizona agendo su quei due tasti. In più ci sono due porte USB-C per la ricarica dei cellulari. Vi ricordo che Terzo Garage è partner di Autoit.it, il nuovo portale di compravendita auto nuove, usate e anche accessori. E c'è anche l'app, scaricatela e visitate il sito. Il volante ha molti tasti funzioni, quelli sulla razza sinistra sono per le regolazioni degli ADAS, cruise control adattivo, quindi distanza e anche velocità rispetto all'altro veicolo, mentre quelli sulla razza destra servono per andare a impostare tutte le visualizzazioni, le videate che noi abbiamo sul display del cruscotto digitale, che è molto bello, secondo me molto ben leggibile e anche comodo. Con il tasto view io vado a cambiare appunto le impostazioni e con questa rotellina posso andare a scegliere, ad esempio in questo caso, cosa visualizzare nella zona centrale. Poi posso anche andare a scegliere di cambiare, vedete, disattivando o attivando i vari ausili alla guida. Il display dell'infotainment è un 10,25 pollici, leggibile non solo in queste condizioni in cui ci sia poca luce, ma anche quando c'è parecchio sole. Abbiamo la possibilità di visualizzare questa diciamo schermata a widget che noi possiamo andare a fare scorrere, oppure a icone, eccole qua, che sono tutte le possibilità di configurazione che il sistema ci dà. Possiamo anche configurare l'auto direttamente di qua, andando a scegliere che cosa fare con i diversi assistenti alla guida. Non ci sono tasti fisici, per avere una maggiore configurazione possiamo andare a premere clima e poi andare a vedere qui tutte le impostazioni che vogliamo scegliere, anche volendo scaldare il volante. È anche possibile impostare con il menu luci soffuse l'intensità delle luci che, ad esempio, luci d'ambiente, troviamo qui sotto, diciamo, la parte della maniglia della portiera e che illuminano un po' proprio il profilo della portiera stessa. Di solito io cerco di, come dire, risparmiare carburante con una specie di guida predittiva, quindi mollando l'acceleratore quando arrivo magari una rotonda. Con questa mi viene da fare in modo diverso, perché anche per provare i freni devo dire che la sensazione di sicurezza è buona, l'arresto, lo spazio di arresto è davvero corto e quindi, come dire, c'è la voglia di arrivare prima, perché si sa che si può contare su un freno davvero potente. Anche con la Seat Leon FR è tutto, spero il video vi sia piaciuto, io mi sono divertito davvero a guidare questa macchina, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao, buoni chilometri a tutti!